La mostra di Isabella Ducrot parte dalla idea di voler approfondire le tematiche del Maxi già affrontate per molti anni sul Mediterraneo con un'artista a noi molto cara che stavamo seguendo da tempo. In mostra abbiamo inserito all'inizio del percorso un grande lavoro di Isabella Ducrot dedicato al viaggio di Enea. La scelta di iniziare con questo lavoro è arrivata tramite una conversazione con l'artista, cercando di individuare quale potesse essere il lavoro che maggiormente rappresentava la sua ricerca appunto sul Mediterraneo. Enea rappresenta per lei quindi l'eroe che incarna questo coraggio, questa forza dell'istinto del viaggio verso l'ignoto, e Lavinium, e quindi il Lazio, rappresenta il grande approdo, l'approdo e l'inizio di un futuro nuovo. Per questa occasione l'opera viene affiancata da un'importante installazione sonora realizzata, composta dal maestro musicista Antonio Caggiano. L'installazione sonora racconta attraverso i suoni dell'acqua, dei sassi del Mediterraneo, ma anche del mito, dell'Eneide, del racconto del viaggio di Enea, i contenuti delle grandi opere di Isabella Ducrot, che vengono allestite e si guardano l'una all'altra, avvolte dal suono appunto di Antonio Caggiano. La serie della Bella Terra, che riguarda questa mostra qui in questo meraviglioso museo di Taormina, è proprio, sono partita proprio dalla qualità che per caso ho conosciuto questa carta molto artigianale cinese che mi ha proprio offerto la misura, la quantità di quello che dovevo fare, e naturalmente si è offerta per un panorama che non avevo in testa, ma che mi è venuto spontaneo, di rappresentare un paesaggio il più elementare, il più possibilmente infantile di tutti i paesaggi possibili, in cui si vede un po' d'acqua, un po' di ruscelletti, un albero, delle foglie, un po' di luna, qualche stella, cioè i caratteri più elementari possibili. Questa opera della terra è diventata per me un'abitudine. E ho fatto tante belle terre senza mai volere alterare o aggiungere qualcosa. Si tratta sempre dei 4 elementi. L'artista ha scelto di poter lavorare sul tema del Mediterraneo a partire dal tema appunto del paesaggio, e quindi cercare quelle che potevano essere le opere più idonee a un racconto della bellezza del Mediterraneo attraverso il suo lavoro. E ispirandosi a Taormina, alla Sicilia e alle richieste del museo di dover rappresentare per noi la nostra linea di ricerca sul Mediterraneo, ha individuato nella Bella Terra l'opera più idonea e sicuramente più giusta, in quanto rappresenta per lei la base della bellezza naturale della vita. Questo mio lavoro diventa una presa di coscienza, un'invocazione. Non voglio mandare un messaggio troppo ovvio, però si tratta di dire: la terra è ancora bella. Sì, il titolo è la Bella Terra. Potremmo dire: è ancora bella la terra? Rimarrà bella? Cosa dobbiamo fare perché non si sciupi più di tanto?